Sardegna, Costa Smeralda, Golfo di Cugnana, Marina Cala de Sardi. Marina Cala de Sardi è un piccolo gioiellino, un salottino all'interno del Golfo di Cugnana, posto tra il Marina di Portisco e quello di Porto Rotondo che gli sta davanti. Siamo venuti qui per girare una delle nostre lezioni di ionavico. Una lezione importante perché parla di ormeggio, l'ormeggio di poppa, una lezione che già facemmo qualche anno fa e che adesso abbiamo voluto ripetere per perfezionare e farla ancora più interessante. Per realizzare questo video abbiamo avuto bisogno di molta assistenza, di diverse barche, di molte persone e tutto questo ci è stato fornito proprio da Nord Sardinia 6, una delle più grandi società di charter italiane. Loro hanno oltre 70 barche, infatti voi vedrete che nel video vengono utilizzate più imbarcazioni. Questo grazie soltanto a Nord Sardinia 6 che ci ha messo a disposizione la sua flotta. Quindi li ringraziamo e andiamo a vedere come si ormeggia una barca di poppa. Quando parliamo di ormeggio dobbiamo fare subito delle distinzioni. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra un ormeggio in una giornata con vento e in una senza vento. Sono due comportamenti completamente diversi. Quindi dobbiamo distinguere sul tipo di barca. Una cosa è ormeggiare con una barca che ha un S-drive, una cosa è farlo con una barca che ha una linea d'asse. In questa lezione vedremo entrambe le imbarcazioni. Tipi di ormeggio, nel mondo ce ne sono molti, se ne usano molti. In Nord Europa si usa molto l'ormeggio di prua, in Mediterraneo invece si usa quasi sempre l'ormeggio di poppa. Perché? Perché qui c'è meno vento, per cui è una cosa più facile, tranne che in giornate come queste dove il vento ce n'è e ce n'è tanto. Però anche qui vedremo che andando in banchina e usando poche regole la cosa si riesce a fare senza grandi complicazioni. La prima di queste è arrivare al proprio ormeggio con la barca pronta, già preparata, che significa con i parabordi sui fianchi, le cime d'ormeggio adugliate pronte al lancio e il mezzo marinaio ben in vista. Per sapere di più della preparazione vi consiglio di andare a vedere il video Prepararsi all'ormeggio che sta sul nostro canale YouTube, sempre una lezione di ionavico. La seconda regola da osservare è la velocità. Se noi vogliamo fare un ormeggio di poppa dobbiamo andare piano, dobbiamo essere lenti. Meno vento abbiamo, più saremo lenti. Se noi siamo lenti riusciremo sempre ad avere il controllo della barca. Se invece cominciamo a dare gas e acceleriamo, la barca si muove troppo velocemente, è facile che noi ne perderemo il controllo. Quando è che invece dobbiamo usare un pochino più di velocità? In caso di vento. Se c'è molto vento, allora per contrastarlo saremo costretti a usare un pochino di motore. Oggi c'è molto vento, ce ne sono 12-13 nodi, ma fortunatamente viene dalla banchina, quindi ci dà un fastidio molto relativo, anzi forse quando andiamo di poppa ci aiuta un po' perché ci frena. E adesso andiamo all'ormeggio e vediamo quello che bisogna fare. Ci stiamo avvicinando all'ormeggio e Alessandro, il mio collega che oggi si è prestato a farci da skipper, deve decidere in che punto cominciare a girare la barca, per cui sta portando la barca davanti al posto d'ormeggio. Quando la prua si affaccia sul posto a noi riservato, lui comincerà a far ruotare l'imbarcazione. Alessandro va a girare e si va a mettere sulla perpendicolare o quasi sulla perpendicolare del posto barca. Una volta fatto questo potrà mettere retromarcia e andare nell'ormeggio. Qui entra in ballo il fatto che stiamo su una barca in S-drive. Perché questo? Perché l'elica sta appena dopo la pinna di deriva, ovvero sia sta molto lontano dalla poppa. Questo significa che la barca non risente dell'influenza dell'effetto evolutivo dell'elica e i timoni continuano a governare anche se l'elica gira e porta la barca in retromarcia come in questo momento. Vediamo che l'elica sta girando anche abbastanza velocemente, ma Alessandro riesce a governare la barca, cosa che per esempio su un ormeggio con una barca in linea d'asse non si può fare. Quando arriviamo in banchina la cosa importante è che qualcuno sia pronto a lanciare le cime. Poco prima di arrivare in banchina Alessandro leverà la marcia
e metterà la marcia avanti al minimo. Perché questo? Perché quando io vado a frenare già mi trovo con la marcia avanti, non dovrò fare la marcia avanti da marcia indietro a marcia avanti, ma mi basterà dare un pochino di gas e vado a fermare la barca, come ha fatto adesso Alessandro. L'altra cosa da seguire è i tempi tra le cime di poppa e la trappa, la cima che viene dal corpo morto. Se non facciamo attenzione, chi sta a prua andrà a faticare moltissimo. Cosa bisogna fare? Bisogna dare le cime all'ormeggiatore, che poi saranno lasciate un pochino lasche. Il timoniere dà un pochino di motore, riporta avanti la barca. A questo punto chi si trova a prua riesce a tirare su il corpo morto senza nessun problema, lo tira su la trappa, gli dà volta alla galloccia. Ora il timoniere riporta la barca indietro col motore e va a cazzare le cime d'ormeggio. La manovra è fatta. Riassumiamo quello che abbiamo visto fino ad ora, una manovra d'ormeggio con una barca dotata di S-Drive. La prima regola che abbiamo visto è quella della preparazione della barca. Prima di andare all'ormeggio noi dobbiamo già avere tutti i parabordi montati sulle fiancate, le cime adugliate e l'uomo che sta a prua deve avere con sé il mezzo marinaio. La seconda regola è quella della velocità. Con poco o in assenza di vento dobbiamo essere lenti, dobbiamo andare pianissimo. Più piano andiamo, più riusciamo a controllare la nostra barca. Arrivati davanti al nostro ormeggio, davanti al posto barca, la terza regola vuole che noi giriamo e ci andiamo a mettere sulla perpendicolare della banchina. A quel punto non faremo altro che dare retromarcia e cominciare a entrare nel posto barca. Arrivati in fondo alla banchina dovremmo già aver messo la marcia in avanti senza dare gas, in modo che quando dobbiamo frenare non facciamo altro che dare un pochino di gas e fermare la barca. Lanciamo le cime agli ormeggiatori, la barca va un pochino avanti, l'uomo di prua recupera la trappa senza faticare troppo perché io gli starò sopra a piombo, gli dà volta alla galloccia e a quel punto torniamo indietro sempre di motore e permettiamo agli ormeggiatori di cazzare o quantomeno di rilanciarci la cima a doppino e saremo noi a cazzarla per completare la manovra. Abbiamo appena visto come ormeggiare una barca con l'S-Drive. Ora siamo su un Sanodis 54 DS e vediamo come si ormeggia una barca con la linea d'asse. Le due cose sono molto diverse, le tecniche che usiamo sono diverse. Perché? Perché una barca in linea d'asse ha un'elica molto arretrata che fa sentire fortemente il suo effetto evolutivo. Questa è un'elica destrorsa che quando va in retromarcia sposta la poppa verso sinistra. Quindi ora Alessandro sta approcciando il suo posto barca, ma non tenterà di mettere la barca in perpendicolare alla banchina, la metterà leggermente spostata, in modo che venendo indietro la barca si allinei con la banchina. Come farà a ottenere questo effetto? Mette la retromarcia, ma la mette in maniera decisa, perché ha bisogno che la barca prenda abbrivio. Perché? Perché in questo momento, finché l'elica è su di giri, il timone risponde poco. Nel momento in cui lui andrà a levare l'elica, la barca gli risponderà molto di più e comincia a timonare. Questo perché? Perché finché l'elica gira, il timone non ce la fa a vincere l'effetto evolutivo, per cui la barca non si sposta a destra e a sinistra. Nel momento invece in cui l'elica si è fermata, lui riesce a governare la barca come vuole, come faceva con l'S-Drive, e riesce a entrare. Entriamo nel posto barca, Alessandro mette a quel punto leggermente marcia avanti per prepararsi a fermare la barca. Quando arriva in banchina dà un po' di gas, la ferma e lì, dopo aver messo le cime, aver fatto tutte quelle cose che abbiamo spiegato per l'ormeggio in S-Drive, che sono le stesse, può dire che l'ormeggio è fatto. Come abbiamo visto, ormeggiare non è una cosa così difficile, basta seguire un paio di regole, prestare un pochino di attenzione e il gioco è fatto. La lezione è terminata e a me a questo punto non rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima lezione di Eonavico, dopo aver ringraziato Nord Sardinia Sail e Cala de Sardi per l'assistenza che ci hanno voluto dare.